Nello speciale di oggi parleremo delle sanzioni imposte dall'Occidente nei confronti della Russia in seguito all'invasione della Crimea nel 2014. Quello che ci chiederemo è: in cosa consistono queste sanzioni? Sono state efficaci nel far cambiare rotta a Mosca? Ma soprattutto, chi ci ha guadagnato, o per meglio dire chi ci ha perso di più? Sono domande importanti per capire se e quali ulteriori sanzioni potrebbero essere adottate a questo punto della crisi russo-ucraina. Facendo quindi un passo indietro, torniamo agli eventi di febbraio-marzo 2014 con l'invasione russa della Crimea. La risposta iniziale di Stati Uniti e Unione Europea non si fece attendere. La Russia fu subito estromessa dal G8, peraltro proprio nell'anno in cui avrebbe dovuto presiederlo. Seguirono poi vari round di sanzioni che hanno coperto interi settori dell'economia russa. Queste sanzioni vengono riapprovate ogni 6 mesi, circostanza che fino ad ora si è sempre verificata, anche perché legata al rispetto dei cosiddetti accordi di Minsk, conclusi tra Russia e Ucraina a ottobre 2014 e febbraio 2015, allo scopo di riportare lo status quo nelle due regioni contese. Accordi che, come sappiamo, non sono però mai stati rispettati del tutto. Ma che impatto hanno avuto queste sanzioni economiche? Non è facile fornire un dato univoco. Possiamo però dare un'occhiata ad alcune variabili legate alla performance dell'economia russa, che possono farci capire quanto sia pesato il relativo isolamento imposto dall'Occidente. Tra il 2014 e il 2020 il PIL russo è cresciuto in media dello 0,3% all'anno, 3 punti percentuali in meno della media globale. E certo, questo è dovuto solo in parte alle sanzioni. Pensiamo ad esempio al ruolo giocato dal crollo dei prezzi delle materie prime dopo il 2014. Quel che è certo è che le sanzioni hanno avuto un impatto significativo sul commercio internazionale delle parti in causa. Cerchiamo di capirlo con questo grafico. Dal 2014 a oggi, le sanzioni combinate alla Russia hanno ridotto il valore complessivo dell'import-export russo di quasi 36 miliardi di dollari, danneggiando anche quello dei suoi principali partner europei, Germania in primis, che è il secondo partner commerciale di Mosca dopo la Cina. Se andiamo poi a vedere i dati specifici del commercio bilaterale tra i principali paesi europei e la Russia, e lo confrontiamo al periodo immediatamente precedente ai fatti del 2014, notiamo che la situazione è cambiata drasticamente. Da questo secondo grafico si evince che l'export verso la Russia di Germania, Francia, Italia e Regno Unito è nettamente calato, con una media annuale superiore al 20%. Insomma, da questi numeri sembra evidente l'impatto che le sanzioni hanno avuto sul commercio. E che dire invece degli investimenti esteri? Anche in questo caso si è verificato un netto calo. Ecco un paio di dati. Nel periodo 2014-2020 gli investimenti in entrata si sono attestati intorno all'1,4% del PIL, contro una media del 3% nei 6 anni precedenti, il che si traduce in una perdita potenziale di 169 miliardi di dollari di investimenti esteri a causa anche delle sanzioni. Proviamo quindi a tirare le somme. Sembra che l'estromissione, seppur parziale, da flussi commerciali di investimento abbia danneggiato più la Russia che i suoi principali partner. La stima dell'Atlantic Council, un think tank statunitense, è che senza sanzioni l'economia russa sarebbe cresciuta di circa 2,5 o 3 punti percentuali all'anno più di quanto non abbia fatto. Altre sanzioni possono avere effetto? Da quello che abbiamo visto, l'arma della deterrenza non è servita. Sembra che Unione Europea e Stati Uniti stiano per varare nuove sanzioni, ma il risultato potrebbe essere solo quello di inasprire ulteriormente la tensione. Se l'Occidente volesse davvero fare male a Mosca, dovrebbe colpire la sua risorsa più importante, ovvero l'export di gas. Un'opzione insostenibile per l'economia europea che, nonostante i grandi progetti in vista della transizione energetica, ad oggi, e chissà per quanto tempo ancora, non può farne a meno. Insomma, non sappiamo bene dove possa portare questo continuo botta e risposta, ma c'è il rischio che la strategia della sanzione riporti tutti alla casella di partenza, in un continuo gioco dell'oca senza una vera soluzione a portata di mano.